Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Anagrelide Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento. 4 ottobre 2021. Cos'è Anagrelide Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Anagrelide Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Anagrelide Sandoz? Anagrelide Sandoz è un farmaco a base del principio attivo anagrelide cloridrato, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico altri antineoplastici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Anagrelide Sandoz può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Anagrelide Sandoz 0,5 mg 100 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SPA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: anagrelide cloridrato. Gruppo terapeutico: antineoplastici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni. Anagrelide Sandoz è indicato per la riduzione della conta piastrinica elevata nei pazienti con trombocitemia essenziale, T, a rischio, i quali mostrano intolleranza nei riguardi della loro attuale terapia, oppure la cui conta piastrinica elevata non possa essere ridotta a un livello accettabile con l'attuale terapia. Paziente a rischio. Per paziente con trombocitemia essenziale a rischio si intende un paziente che presenti una o più delle caratteristiche riportate di seguito: età 60 anni, oppure conta piastrinica 1000x109L, oppure storia di eventi tromboemorragici. Posologia. Il trattamento con anagrelide Sandoz deve essere istituito da un medico esperto nel controllo della trombocitemia essenziale. Posologia. La dose iniziale di anagrelide raccomandata è di 1 mg/die, da somministrare per via orale in 2 dosi separate, 0,5 mg/dose. Mantenere costante la dose iniziale per almeno una settimana. Dopo una settimana è possibile titolare la dose, caso per caso, per pervenire alla dose minima efficace per ridurre o mantenere la conta piastrinica al di sotto di 600x109L, e se possibile a un livello fra 150x109L e 400x109L. Non aumentare la dose di oltre 0,5 mg/die nell'arco della stessa settimana. La dose singola massima consigliata non deve superare 2,5 mg, vedere paragrafo 4, 9. Durante lo sviluppo clinico si sono utilizzate dosi pari a 10 mg/die. Controllare regolarmente gli effetti del trattamento con anagrelide, vedere paragrafo 4, 4. Se la dose iniziale è 1 mg/die, procedere a conteggi delle piastrine ogni 2 giorni nella prima settimana di trattamento, e almeno una volta alla settimana in seguito, fino a giungere a una dose stabile di mantenimento. Tipicamente si osserverà un calo della conta piastrinica entro 14-21 giorni dall'avvio del trattamento. Nella maggior parte dei pazienti sarà possibile osservare una risposta terapeutica adeguata e stabile con l'assunzione di 1-3 mg/die. Per maggiori dettagli circa gli effetti clinici, vedere paragrafo 5, 1. Anziani. Le differenze di farmacocinetica osservate tra pazienti anziani e pazienti giovani con TE, vedere paragrafo 5, 2, non giustificano l'uso di un diverso regime di trattamento iniziale o di una diversa fase di titolazione della dose per raggiungere un regime di anagrelide ottimizzato per il singolo paziente. Nella fase di sviluppo clinico circa il 50% dei pazienti trattati con anagrelide era di età superiore a 60 anni e non è stato necessario modificare specificatamente la dose in base all'età in questi pazienti. Tuttavia, come previsto, i pazienti in questa fascia di età presentavano un'incidenza doppia di eventi avversi seri, principalmente di natura cardiaca.
Danno renale. I dati farmacocinetici per questa popolazione di pazienti sono limitati. Prima di avviare il trattamento, occorre valutare i rischi potenziali e i possibili benefici della terapia con anagrelide nei pazienti con danno renale, vedere paragrafo 4.3. Compromissione epatica. I dati farmacocinetici per questa popolazione di pazienti sono limitati. Tuttavia, il metabolismo epatico rappresenta la principale via di eliminazione per anagrelide, pertanto è prevedibile che la funzione epatica possa influenzare questo processo. Si consiglia pertanto di non trattare con anagrelide pazienti con compromissione epatica moderata o grave. Prima di avviare il trattamento, occorre valutare il potenziale rischio e i possibili benefici della terapia con anagrelide nei pazienti con funzione epatica lievemente compromessa, vedere paragrafi 4.3 e 4.4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di anagrelide nei bambini non sono state stabilite. L'esperienza sull'uso di anagrelide nei bambini e negli adolescenti è molto limitata. In questo gruppo di pazienti anagrelide deve essere usato con cautela. In assenza di linee guida pediatriche specifiche, i criteri diagnostici dell'OMS per la diagnosi di trombocitemia essenziale negli adulti sono considerati pertinenti per la popolazione pediatrica. Le linee guida diagnostiche per la trombocitemia essenziale devono essere seguite accuratamente e la diagnosi deve essere rivalutata periodicamente in caso di incertezza, cercando di distinguerla dalla trombocitosi ereditaria o secondaria, eventualmente tramite un'analisi genetica e una biopsia del midollo osseo. Tipicamente la possibilità di una terapia citoriduttiva è considerata nei pazienti pediatrici ad alto rischio. Il trattamento con anagrelide deve essere iniziato solo quando il paziente mostra segni di progressione della malattia o in caso di trombosi. Una volta iniziata la terapia, i benefici e i rischi del trattamento con anagrelide devono essere monitorati regolarmente e deve essere valutata periodicamente la necessità di proseguire il trattamento in corso. I livelli piastrinici target vengono stabiliti dal medico curante su base individuale per il singolo paziente. Nei pazienti pediatrici che non evidenziano una risposta soddisfacente al trattamento dopo circa 3 mesi, si deve considerare la possibilità di interrompere il trattamento. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 4, 4, 4, 8, 5, 1 e 5, 2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione per uso orale. Le capsule devono essere deglutite intere. Non frantumare o diluire il contenuto in un liquido. Controindicazioni: ipersensibilità ad anagrelide o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Pazienti con compromissione epatica moderata o grave. Pazienti con danno renale moderato o grave, clearance della creatinina. 50 ml/min. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Compromissione epatica. Prima di avviare il trattamento, occorre valutare il potenziale rischio e i possibili benefici della terapia con anagrelide nei pazienti con funzionalità epatica lievemente compromessa. Il trattamento non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono stati effettuati limitati studi farmacocinetici e o farmacodinamici sulle possibili interazioni fra anagrelide e altri medicinali. Effetti di altri principi attivi su anagrelide. Studi di interazioni in vivo negli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere anagrelide Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere anagrelide Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante il trattamento con anagrelide. Gravidanza. Non si dispone di dati adeguati relativi all'uso di anagrelide, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In fase di sviluppo clinico sono stati riferiti comunemente capogiri. Si consiglia ai pazienti di non guidare veicoli o usare macchinari mentre prendono anagrelide, se avvertono capogiri. Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Si è esaminata la sicurezza di anagrelide in 4 studi clinici in aperto. In 3 di questi è stata valutata la sicurezza in 942 pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nella fase post-marketing sono stati segnalati casi di sovradosaggio intenzionale con anagrelide. I sintomi riferiti includono tachicardia sinusale e vomito. I sintomi si risolvevano mediante un trattamento conservativo. Se somministrata a dosi maggiori di quelle raccomandate, anagrelide ha causato calo della pressione arteriosa, occasionalmente accompagnato da ipotensione. Una singola dose di 5 mg di anagrelide può causare un calo della pressione accompagnato solitamente da capogiri. Non si è identificato uno specifico antidoto per anagrelide. Nell'eventualità di sovradosaggio è necessaria una rigorosa supervisione clinica del paziente, incluso il monitoraggio della conta piastrinica per la trombocitopenia. Ridurre la dose o sospendere la somministrazione, se del caso, fino al ripristino della conta piastrinica entro l'intervallo di valori normali. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri agenti antineoplastici, codice ATC. L01XX35. Meccanismo d'azione. Non è noto il meccanismo preciso con cui anagrelide porta alla riduzione della conta piastrinica. Negli studi condotti in colture, proprietà farmacocinetiche, assorbimento. A seguito della somministrazione orale di anagrelide nell'uomo, si ha l'assorbimento di almeno il 70% del medicinale dal tratto gastrointestinale. Nei soggetti a digiuno, i livelli plasmatici di picco, dati preclinici di sicurezza, tossicità per somministrazioni ripetute. A seguito della somministrazione orale ripetuta di anagrelide nel cane, a dosi di 1 mg/kg/die o superiori sono state osservate emorragia subendocardica e necrosi miocardica focale. Elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula: povidone K, 30, e 1201, lattosio anidro, lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, e 460, crospovidone tipo A, e 1202, magnesio stearato, involucro della capsula, gelatina, e 441, titanio diossido, e 171, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di anagrelide Sandoz a base di anagrelide cloridrato sono: anagrelide Accord, anagrelide Aurobindo, anagrelide Milan, anagrelide Teva, Xagrid. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.